Cavalieri bianchi. La cavalleria sta arrivando. Cobra, 5 luglio 2012. I cavalieri bianchi. La loro cavalleria sta arrivando. C'è un gruppo di anime che si reincarna con il solo scopo di lottare contro la Cabala e liberare il pianeta Terra. Nel Medioevo ha lottato contro l'Inquisizione. Nel XVII e XVIII secolo ha combattuto contro i Gesuiti. Ora, è per lo più contro i Rockefeller e i Rothschild. Questa schiera è la cavalleria, che sta arrivando. La potete trovare ora all'interno dei militari positivi, dentro le file dei Templari, nella fazione 2, tra i membri della Società del Drago Bianco, infiltrata all'interno di diverse reti della Cabala e tra i molti combattenti per la libertà della popolazione umana in generale. Se sentite un desiderio ardente per la libertà di questo pianeta e state effettivamente facendo qualcosa al riguardo, potete anche far parte di questo gruppo. Ognuno di noi è unico e insostituibile. Esiste un alto piano divino, che posiziona strategicamente ciascuno dei guerrieri di luce in un mandala di cui solo la sorgente ha una panoramica completa. Tale mandala è operante con la sua potenza solo se ognuno di noi compie la sua missione. Quindi, fate la vostra parte. Se non conoscete qual è, continuate a cercarla. Chiedetevi qual è il vostro compito per questo, e lo troverete. Non è necessario cimentarsi con una pistola. Potete anche lottare per la luce, con una visione chiara, con una mente brillante, con la potenza della parola scritta e con molti altri mezzi. Attaccare e criticare messaggeri come Benjamin Fulford, Cobra, David Wilcock Drake non è una saggia strategia per aiutare le forze della luce. Ciò che i messaggeri fanno è solo quello di riportare le informazioni. Essi non sono responsabili dei ritardi o delle scadenze non rispettate. Dopo che la Cabala è stata recentemente estromessa dall'uso delle armi nucleari, ha iniziato freneticamente a svilupparne di nuove, biologiche e chimiche. La fazione Rothschild ha minacciato di usare una di queste, il cosiddetto virus flu, per decimare la popolazione della Terra se gli arresti di massa si fossero tenuti il 4 luglio. Tutte quelle armi esotiche biochimiche sono in corso di trattamento. Il piano per la liberazione planetaria è reale e gli arresti di massa hanno un ruolo determinante in questo progetto. Siate consapevoli che la divulgazione, il primo contatto e l'età d'oro non possono avvenire prima che la Cabala sia stata rimossa. Questo può prodursi in giorni, settimane o anche mesi da ora, ma ad un certo punto accadrà. Nessuna azione sarà intrapresa dai militari positivi, che potrebbe, sostanzialmente, mettere in pericolo masse umane e quindi si muoverà solo quando tutto è pronto. Postscriptum aggiunto da Cobra a posteriori. Nel corso degli anni, i membri principali della Cabala hanno creato numerosi congegni di difesa come protezione intorno a se stessi, nel caso in cui succedesse loro qualcosa. Tali meccanismi le includono, ma non sono solo limitati all'uso delle armi biochimiche. Ci sono alcuni dispositivi, che sorvegliano costantemente tutte le funzioni principali corporee dei membri all'apice della Cabala, e se qualcosa di strano accade, mandano avvisi ai loro sistemi avanzati di difesa. Quindi, un programma informatico speciale decide se una qualsiasi di tali armi debba essere utilizzato. Questi meccanismi si attiverebbero automaticamente se l'operazione Stardust 2 è effettuata dalla flotta pleiadiana dall'orbita del pianeta Terra dovesse essere usata o se uno dei membri chiave della Cabala fosse arrestato. Questo è il motivo per cui sembrano essere intoccabili e sempre in grado di scamparla con tutto ciò che fanno. In primo luogo questi dispositivi devono essere rimossi e poi l'azione positiva può essere presa. Stardust è il nome in codice di una nanotecnologia avanzata. Si tratta di polvere composta di nanoparticelle di piccole dimensioni, che sono state irrorate nei corpi fisici dei membri della Cabala e dei loro tirapiedi si pensi scie chimiche cosmiche. Queste nanopolveri non possono essere rimosse con alcuna tecnologia nota sulla Terra. La sua attivazione ha due fasi. La prima fase blocca il sistema nervoso centrale e immediatamente l'individuo non è più in grado di muoversi. La seconda fase consiste nell'uccisione della persona. Saranno attivate al momento dell'evento per bloccare i membri della Cabala cercando di non fare alcun danno. Nella stragrande maggioranza dei casi la fase numero 1 di attivazione sarà sufficiente.
Fonte nota estratta dal post di Cobra del 21 giugno 2012. Traduzione Sebir Blue Blogspot.